Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio farvi conoscere un piccolo avvitatore che mi è stato inviato dall'azienda Aleapu appositamente per farvelo conoscere. Questo è il modello 03. Si tratta di un cacciavite elettrico a forma di pistola con 5 Nm di potenza. Innesto esagonale da 1/4 di pollice che permette di montare mobili e fare tanti piccoli lavoretti all'interno del laboratorio per utilizzo domestico, eccetera. Infatti questo tipo di avvitatore è molto indicato per esempio per il montaggio di mobili tipo IKEA, ma si può utilizzare anche per componenti elettronici e tanto altro. Quindi adesso lo guarderemo da vicino, vedremo cosa troviamo all'interno della confezione, ma prima voglio ricordarvi che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per vederlo su Amazon. Costa circa 35 euro. Se mi riesce spero di ottenere anche un codice di sconto in modo da farvelo pagare un poco di meno. Ma ora mettiamolo alla prova e vediamo come va. Questa è la confezione con cui viene venduto. Una scatola in cartone, all'interno troveremo un alloggiamento sagomato che accoglie l'avvitatore, un manuale di istruzioni, un mandrino angolare, una serie di 30 bit più un portabit lungo da 50 mm e un cavo USB micro USB per poterlo ricaricare. Inoltre troviamo anche una piccola punta di trapano, semplicemente per praticare un preforo dove non sia presente. Considerate, come ho detto poco fa, questo tipo di avvitatore va utilizzato nel 99% dei casi per il montaggio di mobili. È piccolo, maneggevole e ha la potenza adeguata per non danneggiare le superfici e consente di montare tutte le viti che siano presenti nei kit dei montaggi dei mobili, anche quelle un pochettino più grandi, ma qualora non fosse presente il preforo è possibile praticarlo con questa punta. Quindi innesto esagonale da 1/4 di pollice anche in questo caso. Guardiamo pure questi inserti. Troviamo degli inserti classici, quindi con l'intaglio a croce sia PH che PZ, qualche inserto con l'intaglio piatto, ormai sempre meno diffusi, quindi fanno comodo perché nel caso in cui dovessero servire. Troviamo diverse misure, alcuni inserti Torx da misure piccolissime a misure medio piccole. Come vedete già dalle dimensioni degli inserti capite che non è un avvitatore per fare lavori difficili, ma semplicemente un avvitatore delicato che permette, grazie anche a questi inserti con intagli particolari, di lavorare pure su componenti elettronici, eccetera. Nella parte posteriore di questo contenitore troviamo anche una clip per poterlo mettere nella cintura del pantalone, ma andiamo al dunque. Guardiamo il pezzo forte, quindi l'avvitatore e questo accessorio che osserveremo fra poco. Quindi lo metto qua da parte e vi faccio vedere innanzitutto l'avvitatore. Allora, sulla parte posteriore abbiamo un'impugnatura gommata e anche l'impugnatura stessa è molto ergonomica e comoda. Per me con la mano grande il mignolo va leggermente sul bordo, questa sporgenza mi dà leggermente fastidio, ma cosa di poco. Comunque si impugna con comodità. Il tastino è abbastanza ampio e anche esso sagomato, quindi permette di accogliere entrambe le dita e si può premere anche con tutte e due le dita. Sulla parte superiore troviamo il selettore per cambiare senso di rotazione, l'indicatore del livello di carica di batteria, mi ricorda tantissimo, anzi è identico a quello della Parkside, ma lo stesso utensile è uguale a quello della Parkside, almeno per quanto riguarda la forma è qualcosa che hanno in comune. Nella parte frontale troviamo, come vi ho detto poco fa, l'innesto esagonale da 1/4 di pollice, all'interno c'è anche un magnete che trattiene gli inserti. Facciamo la prova quindi con questa punta di trapano, vediamo se riesce a reggere il peso dell'avvitatore. Sì, riesce a tenerlo innestato, quindi la forza comunque è sufficiente. Sempre parlando però della parte frontale, troviamo anche un LED di servizio che purtroppo si accende solo mentre il tastino è premuto. Mi sarebbe piaciuto se si fosse accesa alla semplice pressione e fosse rimasta accesa per qualche secondo con uno spegnimento ritardato. Questo LED però ha una particolarità perché mette due tipi di fascio, quindi un fascio diciamo grandangolare ed un fascio leggermente più diretto. In questo caso questo è più grandangolare e questo è un poco più diretto, quindi serve ad illuminare in un modo specifico il punto nel quale stiamo lavorando, oppure avere un'illuminazione meno potente ma più diffusa. Nella parte in basso troviamo l'ingresso USB per poterla ricaricare e la batteria al suo interno si ricarica in circa 3 ore. Quindi prima di proseguire guardiamo anche le caratteristiche tecniche riportate nel manuale di istruzioni. E allora, innanzitutto il manuale di istruzioni è scritto pure in italiano e in modo molto comprensibile. Andiamo quindi sulle caratteristiche tecniche. Dimensioni del mandrino, come dicevo poco fa, 6,35 mm, quindi 1/4 di pollice. Momento torcente, quindi la coppia massima che abbiamo durante la rotazione, è di 5 Nm. La capacità della batteria è di 2000 mAh e la velocità di rotazione sono 200 giri al minuto. La batteria all'interno è la classica batteria da 3,6 volt e per poterlo ricaricare basterà utilizzare un normalissimo caricabatterie di un cellulare oppure l'uscita USB di un computer.
Quindi continuiamo a guardarlo. Nella parte frontale abbiamo questa parte in gomma che ha una doppia funzione. Una è quella di non danneggiare le superfici nel caso in cui dovessimo urtarle durante il lavoro, essendo in gomma ovviamente non creerebbe danni. L'altra invece è quella che ci permette di rimuoverlo in questo modo e di inserire questo mandrino angolare molto particolare perché permette di raggiungere punti difficilmente raggiungibili. Si innesta semplicemente cercando di far combaciare questa forma sagomata con queste sporgenze con questa che ha queste rientranze. Quindi si poggia leggermente, si rilascia la ghiera e in questo modo è perfettamente alloggiato. Rimane molto solido, ha un minimo gioco, una cosa impercettibile, ovviamente sono degli innesti quindi non può essere molto solido, però è perfettamente nella norma. E proviamo a metterlo quindi inclinato in questo modo, così riusciamo a vedere il suo movimento. Allora, una volta premuto il tastino, ruoterà questa parte del mandrino, sia in uno che nell'altro senso. Questo ci permette di evitare tutte quelle viti che siano in punti nascosti. Per esempio, se questa fosse una struttura e io dovessi avvitare una vite qua all'interno, se non avessi questo accessorio non potrei assolutamente arrivare all'interno. Invece, utilizzando questo accessorio posso arrivarci sia in questo modo, oppure posso posizionarlo in un'altra posizione, tipo così, e raggiungerlo con molta più comodità. Quindi molto comodo sia quando si lavora per esempio su strutture come armadi, oppure all'interno per esempio dei case dei computer e tante altre situazioni nelle quali appunto è difficile raggiungere alcuni angoli. Ora, viste queste caratteristiche molto rapide, proviamo questo avvitatore in entrambe le funzioni, quindi utilizzando il mandrino direttamente sul corpo e utilizzando questo accessorio. E allora facciamo quindi questa prova utilizzando proprio gli inserti che troviamo in dotazione, così vediamo pure la qualità. Ovviamente sono inserti che io chiamo di servizio, quindi che servono semplicemente per fare i primi lavoretti, per non trovarci sforniti, ma vi consiglio comunque di comprare sempre degli inserti di buona qualità. Per fare questa prova vediamo se la vite rimane innestata senza cadere, e in questo caso rimane senza alcun problema. Vediamo pure se riusciamo a tenere l'avvitatore in posizione. Se rimane in questo modo vuol dire che l'inserto è buono e quindi si innesta perfettamente. È buono come fattura, poi bisogna vedere la qualità dei materiali, quanto tempo rimane. Allora, proviamo ad avvitare questa vite da 4 cm. Facciamo una prova direttamente su questo piede di bancale. Vediamo come si avvita senza preforo, ma è una prova estrema perché in nessun mobile monterete mai una vite da 4 cm, soprattutto senza preforo. I mobili arrivano sempre con il preforo già praticato, come ho detto poco fa, per esempio quelli dell'IKEA, ma tanti altri hanno già i fori guida che ci permettono sia di posizionare bene tutti i componenti che di praticare correttamente l'avvitatura delle varie parti. Quindi avvitiamo e vediamo se riesce a... Quindi avvitiamo, ho fatto una papera, mi è volato tutto, e vediamo se riesco ad avvitarla tutta fino in fondo. Allora ragazzi, riesce e la forza sicuramente non gli manca. Quindi proviamo pure con una vite più grande, anche se pensavo che non avrei fatto questa prova, ma facciamola. Proviamo con questa vite da 5 cm per 5 mm di spessore. Questa è davvero esagerata per questo tipo di avvitatore, non si utilizza sicuramente per questo tipo di viti, quindi facciamo semplicemente un esperimento. Comincia a faticare un pochettino, comunque alla fine l'ha avvitata, ma questa era solo una prova estrema. C'è una sola cosa che non mi piace per ora di questo avvitatore: il selettore per cambiare la rotazione. Solitamente è posizionato da questa parte e rende più pratico la variazione di rotazione per svitare ed avvitare. Qua invece dobbiamo usare l'indice. In realtà è poco pratico a livello di velocità, però più di una volta anche in recensioni di altri avvitatori ho specificato chiaramente che la posizione del selettore in questo punto rischia di essere premuto quando stringiamo l'impugnatura. Quindi l'idea è buona, è solamente una questione di farci l'abitudine. Quindi per fare questa prova utilizziamo proprio un pezzo di compensato, lo stesso che troviamo sui mobili. Non fate caso ai fori già presenti perché provengono da altre recensioni di altri avvitatori, e con un avvitatore qua si è spaccato perché era stato impostato con una potenza eccessiva. Era un avvitatore con una frizione regolabile, questo non ha alcuna frizione, quindi dobbiamo gestire la potenza con la nostra mano, dobbiamo essere in grado di fermarci in tempo. Vediamo se è possibile. Allora, ovviamente il bit non è magnetico, la vite rimane in posizione se lo teniamo così, però se lo capovolgiamo ovviamente cade. Quindi proviamo ad avvitare una vite e mettiamola qua sul bordo.
Ovviamente tutto senza preforo, per rendere più difficile il lavoro e vedere appunto come si comporta anche in situazioni che non siano favorevoli. Ok, quindi permette di avvitare, ovviamente è riuscito ad avvitare la vite da 4 e da 5 cm, non avevo dubbi, ma volevo vedere se riuscivo a gestire la sua forza, quindi ad avvitare una vite senza andare a sprofondare sul legno, perché il rischio è quello, che andando troppo in profondità il legno si spacchi. Invece sono riuscito senza alcun problema. Facciamo un'altra prova qua sul bordo, in questo caso potrebbe dipendere dalla delicatezza del legno, anche se non andiamo troppo in profondità si potrebbe rompere, ma facciamo lo stesso la prova. Ok, nonostante il legno abbia mostrato segni di cedimento, comunque sono riuscito a gestire la sua forza e fermarmi in tempo, quindi molto modulabile e la rotazione di 200 giri al minuto ha la velocità corretta e giusta, hanno tutti questa velocità questi avvitatori, per permetterci di dosare la velocità, perché se fosse molto più veloce non faremmo in tempo a fermarci. Invece in questo modo riusciamo ad avvitare e a svitare con molta praticità e alla giusta velocità. Comunque si tratta di viti piccole. A questo punto abbiamo provato senza l'utilizzo del preforo, proviamo anche con l'utilizzo di un preforo. Vediamo se pure in questo caso riesco a gestire la forza, perché la situazione ovviamente cambia. Questa è una punta di trapano molto economica, anche in questo caso di servizio. Non ho provato se è dritta o meno. Con mio stupore è più dritta di quanto mi aspettassi. Ok, quindi proviamo a fare un preforo da questa parte e quindi proviamo ad avvitare un'altra vite. Ok, in questo caso se io tirassi, anzi in questo caso io tiro e ovviamente la punta rimane all'interno. Per poterla rimuovere bisognerà inserire il senso antiorario e contemporaneamente tirare lentamente, altrimenti si sfilerebbe dal mandrino perché non la stringe. Visto? Sono andato un pochettino troppo in profondità, basta inclinare leggermente. Proviamo ad avvitare quindi un'altra vite e vediamo come si comporta con il preforo. Ok, entra molto più velocemente, anche in questo caso leggermente lesionato, ma siamo sul margine del legno, ma nonostante tutto sono riuscito a fermarmi in tempo ed ad avvitarla correttamente. Ora proviamo il mandrino angolare. E allora ragazzi, ho cercato di simulare una situazione nella quale dobbiamo avvitare una vite qua in basso. Ovviamente se io non avessi questo accessorio non riuscirei assolutamente ad arrivarci. Utilizzando invece l'accessorio specifico potrei mettere la vite in questo modo e dopodiché avvitare senza alcun problema. Ok, in questo caso non avete visto mentre si avvitava, avete visto la punta della vite che fuoriusciva. Vi faccio vedere la vite comunque avvitata dalla parte opposta. Proviamo così mentre è inclinato. Ok, anche in questo caso prima e seconda vite, entrambe avvitate senza problemi. Dunque ragazzi, adesso parliamo dei pro e dei contro. Secondo me sono tantissimi pro e forse pochi contro. In realtà, a parte il LED che non rimane acceso più di un tot e forse il selettore, ma quella è una questione di gusti e di abitudine, che anziché essere posizionato da questa parte è posizionato in alto. Per il resto va benissimo. Piccola pecca forse il caricabatterie, che se fosse stato di tipo C allora sarebbe stato più facile trovare anche cavi compatibili, perché ormai tutti si stanno adeguando a quel tipo di formato, quindi l'USB di tipo C, ma anche la micro USB riesce a funzionare perfettamente. La batteria si ricarica in 3 ore, che non sono pochissime, però considerate che non è un avvitatore che si utilizza quotidianamente, quindi una volta ricaricato lo ritroveremo carico, potremo utilizzarlo per tanto tempo. A cosa lo paragono? A questo Parkside ad esempio, quindi valutate quale avvitatore può fare più al caso vostro. La cifra non è eccessiva e obiettivamente ha dimostrato di funzionare bene. Piccolo, compatto, maneggevole. Di questo tipo di avvitatori se ne trovano di diversi tipi, diciamo che si equivalgono un po' tutti. Quello che cambia poi sono le particolarità, le funzioni, come in questo caso del mandrino angolare, con uno sgancio facilissimo che funziona bene e che personalmente non noto particolari giochi, mi sembra molto stabile. Non è in metallo, anche se è color metallo, però è plastica. L'impugnatura è ergonomica, abbiamo l'indicatore della batteria, ragazzi, tutto quello che vi ho detto
per me come avvitatore è promosso. Fate i vostri calcoli, vedete se vi piace anche il prezzo, ed eventualmente acquistatelo dal link che vi lascerò giù nel primo commento e nella descrizione. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, oppure vi ha tenuto anche semplicemente compagnia. Iscrivetevi e dopo esservi iscritti però mettete anche il segno di spunta sulla campanella. Quindi non mi rimane che darvi appuntamento a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!